Benvenuto su questo video. In questo video verrà trattato la colonizzazione dello spazio da parte dell'umanità, a cui è collegato sicuramente il suo futuro. Lampi gamma, asteroidi vaganti, cambiamenti climatici, sovrappopolazione, esaurimento delle risorse, possibilità di guerre apocalittiche o di pandemie ad altissima mortalità, eccetera. Il nostro pianeta non è un posto sicuro come può sembrare. In un futuro non troppo lontano l'umanità potrebbe essere costretta ad abbandonarlo o a spostarsi comunque nello spazio, partendo dalla Luna e da vari punti nel Sistema Solare per poi spingersi verso le stelle e le galassie, e via via fin oltre i confini dell'universo conosciuto. Anche senza la minaccia di una catastrofe incombente, basterà la nostra innata curiosità a spingerci verso nuovi orizzonti. Grazie agli sviluppi sempre più rapidi della robotica, della biotecnologia e delle nanotecnologie saremo in grado di fondare città autosufficienti su pianeti distanti anni luce, costruire astronavi come l'Enterprise di Star Trek o il Millennium Falcon di Star Wars, ad energia nucleare o ad antimateria oppure ad energie per ora sconosciute, utilizzare i buchi neri come scorciatoie per esplorare universi paralleli. Creeremo automi autoreplicanti ed intelligenti che svolgeranno per noi i lavori più pesanti e rischiosi. Modificheremo la nostra struttura corporea per adattarla ad atmosfere a noi incompatibili e forse, un giorno, potremo fare a meno dei nostri corpi per spostarci istantaneamente nel cosmo sotto forma di pura coscienza, rendendosi così l'umanità finalmente una specie multiplanetaria, multigalattica e multidimensionale. Realizzando così il sogno più antico della nostra specie, l'immortalità e magari, in un futuro lontano, anche l'onnipotenza e l'onniscienza. Quindi il futuro dell'umanità dipende dalla colonizzazione dello spazio, che è l'ipotetica sistemazione permanente ed autosufficiente dell'uomo in sedi esterne alla Terra, sia viaggiando nello spazio, che abitando su stazioni spaziali ed altri pianeti abitabili o resi tali con la terraformazione. Per quanto riguarda la colonizzazione di altri pianeti, il problema più importante è l'enorme distanza della Terra dagli altri pianeti dell'universo. Le agenzie spaziali di vari paesi, ed in particolare la statunitense NASA, impiegano un'ingente quantità di scienziati e risorse per progettare la colonizzazione del satellite della Terra, la Luna, il pianeta Marte, ed in un futuro non molto lontano l'intero Sistema Solare. In questa corsa all'esplorazione e colonizzazione dello spazio, per quanto riguarda la possibilità dell'esistenza di pianeti abitati e di incontrare civiltà aliene nella nostra galassia, si considera l'equazione di Drake, che a seconda delle quantità considerate nei parametri, può dare come risultato, nella migliore delle ipotesi, calcolata da Isaac Asimov, a 530.000 pianeti con una civiltà tecnologicamente evoluta e nella peggiore delle ipotesi a 660 pianeti abitati da esseri senzienti tecnologicamente avanzati. Giulio Verne nella seconda metà dell'Ottocento ha immaginato e scritto il viaggio dalla Terra alla Luna e la circumnavigazione intorno alla Luna. Questi sogni nel secolo successivo si sono regolarmente realizzati, con l'allunaggio sulla Luna. La corsa allo spazio sembra essere uno dei progetti chiave di economia globale per riconvertire l'industria bellica in industria spaziale secondo un progetto statunitense degli anni 60, di John Kennedy, riportato nel suo discorso, del 26 maggio 1961, che riteneva l'uso pacifico dello spazio ed il progresso tecnologico essere la nuova frontiera verso il quale l'umanità doveva incamminarsi, se voleva progredire. Un primo passo verso questi obiettivi è la Stazione Spaziale Internazionale Orbitante ISS, nella quale si stanno studiando, in un primo approccio, i problemi del corpo umano legati all'assenza di gravità. Esistono anche diversi progetti della NASA e dell'ESA sulla possibilità di colonizzare lo spazio esterno prossimo alla Terra. L'accordo e l'amicizia, in una rinnovata tavola rotonda delle nazioni sull'esplorazione spaziale, ha portato a tutti grandi vantaggi economici, politici e sociali. Dall'inizio del XXI secolo la colonizzazione dello spazio è divenuta materia di interesse anche per le aziende private, come ad esempio la SpaceX, la Blue Origin, la Planetary Resources che lavorano attivamente a progetti autonomi, ma spesso anche in collaborazione con enti spaziali pubblici, per lo sfruttamento delle risorse allocate nello spazio extra-atmosferico. La Cina punta ad una stazione spaziale lunga chilometri, ha già una propria stazione spaziale orbitante, la Tiangong 3. In quanto la Cina è stata esclusa dal programma della Stazione Spaziale ISS nel 2011, perché il Congresso americano approvò una legge che proibiva qualsiasi legame ufficiale con il programma spaziale cinese per motivi di sicurezza nazionale, ma la National Natural Science Foundation del paese di mezzo ha voluto che gli scienziati prendano seriamente in considerazione ciò che servirebbe per costruire un veicolo spaziale ultra grande dalla dimensione di chilometri.
In altre parole, la Cina ha appena detto al mondo che è interessata a costruire un'astronave lunga diversi chilometri. Le notizie trapelate confermano che questo particolare sforzo fa parte di un importante progetto aerospaziale strategico, che garantirebbe l'uso futuro delle risorse spaziali, l'esplorazione dei misteri dell'universo e la permanenza in orbita a lungo termine. In poche parole, la Cina inizierà la colonizzazione dello spazio, iniziando dalla regione di spazio in prossimità della Terra. Questa è la situazione attuale e nel breve termine, nel lungo termine, nell'arco di migliaia o decine di migliaia di anni, la specie umana potrebbe rischiare l'estinzione per diverse cause, sia antropologiche che naturali. Lo sviluppo della civiltà umana in posti lontani dalla Terra potrebbe salvaguardare dall'estinzione dell'umanità. Molte personalità illustri hanno espresso la loro opinione in merito, facendo previsioni più o meno azzardate. Stephen Hawking ha previsto che la razza umana si estinguerà entro 1000 anni se entro 200 anni non inizierà la colonizzazione spaziale. Lo stesso direttore della NASA nel 2005 annunciò che la colonizzazione spaziale deve essere l'obiettivo ultimo dell'esplorazione spaziale. L'imprenditore Elon Musk ha suggerito l'importanza della colonizzazione di un altro pianeta come piano di riserva per l'umanità e sta investendo gran parte del suo patrimonio per raggiungere questo obiettivo. Lo spazio è ricco di risorse in qualche misura diverse da quelle comuni sulla superficie della Terra, sia materiali che energetiche. L'industria mineraria spaziale potrebbe generare un nuovo boom economico grazie all'estrazione di materiali rari sulla Terra, come i metalli del gruppo del platino. La Luna presenta concentrazioni di elio 3 molto più abbondanti della Terra, ed in futuro la miscela elio-3-deuterio potrebbe costituire un combustibile alternativo al deuterio-trizio nella fusione nucleare per una produzione più efficiente e più abbondante di energia elettrica. In orbita alla Terra, invece, la radiazione solare è maggiore in quanto è assente l'attenuazione dell'atmosfera e la produzione di energia tramite impianto fotovoltaico sarebbe molto più efficiente e costante. Per la permanenza dell'uomo nello spazio, l'habitat scelto deve avere determinate caratteristiche essenziali quali gravità, protezione dalle radiazioni, agricoltura sostenibile, capacità di crescita dell'habitat, economia. Un altro attributo, facoltativo ma molto auspicabile, è l'autoreplicazione, perché permette un aumento esponenziale delle colonie. Il luogo della colonizzazione spaziale può essere su un pianeta, un satellite naturale o un asteroide. In questi casi l'habitat può essere costruito come sulla Terra oppure nello spazio, in un habitat spaziale, cioè in una stazione spaziale o una astronave. I piccoli asteroidi sono stati spesso visti come un luogo privilegiato in quanto hanno il vantaggio di passare più vicini alla Terra diverse volte in un decennio. Si possono adottare due sistemi per costruire habitat spaziali. Il primo è quello di colonizzare altri corpi celesti come ad esempio la Luna o Marte, magari mediante terraformattazione o la costruzione di gigantesche cupole. Il secondo sistema è invece quello di realizzare habitat nello spazio tramite stazioni fisse o mobili. Attualmente il problema più importante da affrontare nella colonizzazione spaziale sono le modificazioni del corpo umano in assenza di gravità, in quanto prolungate permanenze nello spazio provoca problemi di vista ed osteoporosi gravi e irreversibile. Dunque la creazione di una gravità artificiale sembra essere il problema di maggiore difficoltà. Non sappiamo se un giorno potremo regalarci una gravità artificiale come quella ideata dai creatori di Star Trek che consente ai membri della Enterprise di avere una gravità a bordo del tutto simile a quella presente sulla superficie della Terra. Comunque abbiamo qualcosa che si avvicina di molto agli effetti della gravità. La forza centrifuga causata dalla rotazione di una stazione spaziale dalla forma adeguata. Questa soluzione può dare agli astronauti qualcosa di equivalente alla gravità presente sulla Terra. Purtroppo questa soluzione non è stata ancora testata, ma la maggior parte degli esperti concordano sul fatto che dovrebbe alleviare la maggior parte dei problemi di salute associati alla mancanza di gravità. Per progettare un habitat in grado di ricreare effetti simili alla gravità si deve tener conto di almeno due cose. Il raggio dell'habitat non deve essere troppo piccolo per evitare che si crei una differenza significativa nella gravità percepita tra la testa e i piedi dei membri dell'equipaggio. Questa differenza potrebbe causare la cinetosi e renderebbe inutilizzabile qualsiasi habitat che ha indotto quell'effetto nei suoi occupanti. La seconda considerazione prende in considerazione la velocità di rotazione. Si suppone che una velocità di rotazione superiore a 4 rotazioni al minuto indurrebbe la cinetosi. Ma la condizione di assenza di gravità non è l'unico pericolo che gli autori devono tenere in considerazione. L'esposizione per lunghi periodi di tempo alle radiazioni ionizzanti e ai raggi cosmici è straordinariamente dannosa per gli esseri umani,
con rischi di un aumento significativo di cancro e danni cellulari, una possibilità molto reale in una permanenza prolungata nello spazio. Secondo uno studio, il problema delle radiazioni potrebbe essere superato circondando l'habitat con una protezione composta di regolite e acqua spessa 5 metri. Questo sistema o scudo verrebbe collocato all'esterno dell'habitat e ricoperto completamente di pannelli solari che fornirebbero energia per il funzionamento della stazione spaziale stessa. La composizione dello scudo verrebbe effettuato in base alla disponibilità dei materiali. La Luna e gli asteroidi infatti hanno abbondanti riserve di acqua e regolite ed un campo gravitazionale debole. Inoltre l'acqua mista a regolite offre secondo alcuni test una buona protezione contro le radiazioni solari. Il fattore economico è una parte estremamente importante di qualsiasi piano di progettazione di un habitat spaziale, poiché sarà il principale fattore trainante della colonizzazione spaziale più in generale. Il turismo sarà probabilmente una delle principali forze economiche che porterà ai primi habitat spaziali. Il turismo è tuttavia ancora lontano e, sebbene i costi di lancio continuino a diminuire, finché non ci saranno infrastrutture in grado di estrarre materiali dagli asteroidi o dalla Luna, è improbabile che venga costruito un grande habitat spaziale. Nel frattempo, si continua a lavorare su nuove idee che si potranno eventualmente eseguire. Sono stati proposti vari progetti per ospitare gruppi di persone, anche consistenti, in modo permanente negli habitat spaziali. Uno di questi è il Toro di Stanford. Il Toro di Stanford è un progetto di habitat spaziale proposto nel 1975 da uno studio della NASA presso la Stanford University, capace di ospitare approssimativamente dai 10.000 ai 140.000 residenti permanenti, secondo la conformazione e le dimensioni della megastruttura. Ha la forma di un toro, o di una ciambella, del diametro di qualche chilometro. Ad esempio un toro di Stanford di 1,8 km di diametro che ruota una volta al minuto, la forza centrifuga fornirà una gravità, da 0,9 a 1 quella della Terra a livello dell'anello esterno. In questa megastruttura, che è stata proposta per la colonizzazione dello spazio, la luce solare sarebbe distribuita sulla superficie trasparente del toroide, da un sistema di specchi che rifletterebbero la luce. L'anello è collegato ad un nucleo centrale mediante tubi che consentono il passaggio di uomini e mezzi. Poiché questo nucleo centrale non è soggetto alla forza centrifuga generata dalla rotazione, è possibile installarvi produzioni ed attività che richiedono l'assenza di gravità. Inoltre, le astronavi potranno ancorarsi facilmente su questo nucleo centrale. L'interno del Toro verrebbe utilizzato come spazio vitale. Le sue grandi dimensioni permetterebbero di simulare un ambiente naturale. Per un osservatore, questo spazio sembrerà una vasta valle che si dirige verso l'alto, e che ritorna indietro su se stessa, con parti del Toro riservate all'agricoltura e alle industrie oltre alle residenze. Un'altra megastruttura proposta è la sfera di Bernal. Una sfera Bernal è un modello di habitat a lungo termine per residenti permanenti nello spazio proposto nel 1929 da John Desmond Bernal. La proposta originale di Bernal consisteva in un guscio cavo di 1,6 km di diametro, con una popolazione dai 20.000 ai 30.000 persone. Negli studi sulle colonie spaziali condotti alla Stanford University nel 1975 e nel 1976, Gerard O'Neill propose una sfera Bernal modificata. Questa sfera ha un diametro di 500 metri e ruota a 1,9 giri al minuto per produrre la gravità terrestre all'equatore. Il paesaggio interno ricorda una grande valle che segue l'equatore. Agli specchietti esterni consentono di portare la luce del sole attraverso le finestre ai pali. La forma sferica è stata scelta per la sua efficienza nel resistere alla pressione atmosferica e per il suo buon rapporto massa-protezione dalle radiazioni. Il fisico americano Gerard Kitchen O'Neill, nel suo libro The Cities of Space, ha proposto un progetto teorico di habitat spaziale, detto cilindro di O'Neill, che consentirebbe la realizzazione di progetti di esplorazione spaziale di lunghissima durata. Gerard O'Neill era un professore a Princeton dove insegnava fisica. Decise di far lavorare i suoi studenti allo sviluppo di grandi strutture nello spazio. Sono state trovate diverse soluzioni che utilizzano materiali comuni come il vetro o l'acciaio e in grado di fornire ampi spazi abitativi. Il primo risultato di questo lavoro di cooperazione è stato pubblicato nel 1974 sulla rivista Physics Today. Il concetto è stato sviluppato e reso popolare nel suo libro Les Villes de l'espace, scritto nel 1976 e pubblicato in francese nel 1978. Il progetto consiste in 2 cilindri a rotazione inversa, di 3 km di raggio e 30 km di lunghezza ciascuno.
Ogni cilindro è composto da 6 fette di uguali dimensioni che corrono per la lunghezza del cilindro. 3 sono superfici del tipo finestra, che consentono alla luce solare di entrare, e altre 3 sono del tipo terra. Inoltre, un anello agricolo esterno con un raggio di 15 km ruota a una velocità diversa per i raccolti. L'unità produttiva è collocata al centro, dietro l'antenna satellitare, a subire un minimo di gravità al fine di favorire specifici processi industriali. Le colonie sarebbero disposte e stabilizzate al livello dei punti di Lagrange tra una stella e uno dei pianeti del suo sistema, esempio al punto L4 di Lagrange del sistema Sole-Terra, e provvederebbero al loro fabbisogno energetico grazie all'energia solare. Il progetto di O'Neill non è senza precedenti. È una variante cilindrica della sfera di Bernal proposta nel 1929 da John Desmond Bernal. Nel 1954, lo scienziato tedesco Hermann Oberth descrisse l'uso di giganteschi cilindri abitabili per i viaggi spaziali nel suo libro Menschen im Weltraum neue Projekte für Raketen und Raumfahrt, l'umanità nello spazio, nuovi progetti per razzi e viaggi spaziali. Inoltre il cilindro di O'Neill è particolarmente adatto come nave generazionale, a volte detta anche arca spaziale, cioè un ipotetico tipo di nave spaziale interstellare in grado di viaggiare a velocità inferiori, anche di poco, a quella della luce, autosufficiente e destinata ad ospitare generazioni di esseri umani, in vista di un viaggio che potrebbe durare secoli o anche migliaia d'anni. È stato calcolato che, per assicurare la varietà genetica nel corso di un viaggio di diversi secoli, una nave generazionale dovrebbe ospitare almeno 500 individui, anche se in verità il problema si potrebbe aggirare con una banca del seme. La nave dovrebbe inoltre disporre al proprio interno di una biosfera quasi completamente autosufficiente, in modo da produrre cibo, acqua e un'atmosfera respirabile a sufficienza per tutti i suoi occupanti. Cioè una biosfera con una biodiversità capace di ospitare specie non umane, microrganismi e una notevole varietà di piante. Dovrebbe infine essere dotata di sistemi elettronici straordinariamente affidabili, in grado di resistere all'usura del tempo e di non danneggiarsi in maniera irreparabile nonostante l'uso continuo, oppure tali da essere riparabili anche con il semplice intervento degli abitanti della nave. Alcuni sostengono che prima di progettare navi generazionali per raggiungere gli altri sistemi stellari, si potrebbero costruire grandi colonie spaziali autosufficienti, isolate dal resto dell'umanità ma comunque abbastanza vicine alla Terra da poter essere aiutate in caso di necessità. Questo esperimento potrebbe contribuire a verificare le possibilità di sopravvivenza di un gruppo composto da poche migliaia di umani per secoli, isolati nell'universo a bordo di una nave. Una megastruttura alternativa alla terraformazione di interi pianeti è l'orbitale di Banks. L'orbitale di Banks è un enorme habitat artificiale a forma di anello posto in orbita attorno ad una stella. Il primo a teorizzarne l'uso come habitat spaziale è stato lo scrittore di fantascienza Iain Banks, che se ne è servito per ambientarvi alcuni romanzi del ciclo della cultura. L'idea degli orbitali è stata poi ripresa dagli sviluppatori della casa Bungie Studios per la serie di videogiochi di Halo. Banks li chiama braccialetti di Dio, sospesi nello spazio. Gli orbitali sono anelli simili a dei nastri costituiti da materiale super resistente, rinforzato e tenuto insieme da campi di forza. La superficie interna dell'anello può ospitare qualsiasi tipo di ambiente planetario, dai deserti agli oceani alle giungle sino ai ghiacciai. Ai bordi dell'anello vi sono immense muraglie, alte decine o centinaia di chilometri, con il compito di trattenere l'atmosfera e proteggere gli abitanti dell'orbitale dalla radiazione cosmica. Sulla superficie interna dell'orbitale la forza di gravità viene simulata attraverso la forza centrifuga derivante dalla lenta rotazione dell'anello. La velocità di rotazione viene stabilita in maniera tale che per produrre un livello di gravità accettabile ogni giro equivalga approssimativamente a un giorno. Nel caso della cultura, per costruire un orbitale con giorno di 24 ore e gravità uguale a quello della Terra è necessario un anello del diametro di circa 4 milioni di chilometri. Inclinando gli assi dell'orbitale rispetto alla sua orbita attorno alla stella, può essere sperimentato dai suoi abitanti un ciclo giorno-notte adeguato alle loro necessità. Un'orbita ellittica provvede invece a simulare il ciclo stagionale. Un'alternativa all'orbitale di Banks come habitat artificiale equivalente ad un pianeta è il disco di Alderson. Il disco di Alderson, chiamato così dal nome del suo ideatore Dan Alderson, è una megastruttura ipotetica a forma di disco, simile nell'aspetto ad un CD o ad un 33 giri, in cui al centro del foro centrale è situato la stella attorno a cui è situato questo habitat artificiale. Il raggio di un disco di Alderson dovrebbe essere equivalente all'orbita di Marte o Giove,
con uno spessore di molte migliaia di chilometri. Secondo questa ipotesi di megastruttura, un disco sufficientemente massiccio avrebbe una massa maggiore del suo Sole. Uno svantaggio di un simile mondo a disco è che il Sole rimane fermo. Non esiste un ciclo giorno-notte, solo un crepuscolo perpetuo. Questo potrebbe essere risolto forzando il Sole a muoversi su e giù all'interno del disco, illuminando prima una parte e poi l'altra. Questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima.